Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio, benvenuti qui nel mio canale. Oggi con questo video vi voglio parlare di Eventide H90 che sicuramente conoscete, sicuramente almeno una volta lo avrete visto, o lui o il fratello più piccolo H9. Entrambi sono derivati dal famosissimo multieffetto in formato REC che si chiama Eventide H9000. È praticamente uno tra i REC più costosi e qualitativamente parlando uno tra i migliori esistenti nel mercato. Ecco, Eventide H90 come l'H9, come l'H9000 può essere utilizzato come multieffetto per la chitarra, ma può essere utilizzato anche per qualsiasi altra utilizzo, ad esempio per le voci, ad esempio per le chitarre acustiche, per le tastiere, per aggiungere effetti, che ne so, a qualche electric piano o qualsiasi altra roba, perché al suo interno troviamo degli effetti che non sono specifici per uno strumento, non sono specifici per la chitarra, ma sono effetti di livello, di qualità professionale, di livello studio, che possono essere applicati naturalmente a qualsiasi situazione. Vi ricordo che un riverbero è un riverbero, poi che lo usiamo nella chitarra, che lo usiamo nel basso, che lo usiamo nella voce, nel sassofono, nel violino, è sempre un riverbero. Naturalmente questo formato a pedale, quindi 1, 2, 3 foot switch, suggerisce appunto un utilizzo, un approccio anche a pedaliera. Ciò non toglie che noi lo possiamo naturalmente integrare, ad esempio se abbiamo un REC lo vogliamo inserire dentro, però diciamo che la morte sua, avendo i pulsanti, fa capire che è pensato per essere integrato in una pedaliera. Le differenze naturalmente o le similitudini con l'ammiraglia, con la madre H9000 e col fratellino minore H9 stanno sostanzialmente nella potenza di calcolo, ossia nel processore che sta sotto il cofano, il quale permette naturalmente di elaborare più segnali contemporaneamente e ovviamente di poter utilizzare più effetti simultaneamente. Si va per esempio dall'H9000, che se non erro vado a memoria, a 16 DSP, quindi 16 processori che riescono a elaborare, processare il segnale con una miriade di effetti in parallelo, in contemporanea. Passiamo per esempio all'H9, quello piccolino, che invece ha un processore solo, quindi possiamo inserire di volta un solo effetto per volta, mentre l'H9 ha praticamente due processori, diciamo così, che mi permette di gestire contemporaneamente due algoritmi, ossia due effetti. Naturalmente per i detrattori questo è un malus, perché questo pedale poi dipende dove lo compriamo, ma si aggira intorno al migliaio di euro, si va dai 900 ai 1000 euro. C'è da dire però che se costa così tanto un motivo ci sarà. Prendendo in considerazione anche il nome Eventide, quando sentiamo questi nomi qui, ok, ovviamente sappiamo che ci troviamo di fronte a prodotti di qualità, perché ovviamente sono aziende già ben conosciute, già ben apprezzate a livello professionale e sicuramente non andrebbero mai a praticamente perdere, per così dire, il prestigio, mangiarsi il nome, diciamo così, producendo un prodotto di bassa lega ad un prezzo altissimo. Quindi sicuramente quando ci troviamo di fronte a questi prodotti possiamo andare sicuri che come qualità non verremo delusi. Probabilmente resteremo un po', non dico delusi, ma resteremo un po', per così dire così, in panico quando arriverà il momento di programmarlo, perché naturalmente essendo un prodotto digitale e professionale ci troveremo di fronte a tutta una serie di parametri, a tutta una serie di menu che naturalmente sarà, magari per i meno esperti, sarà difficile da programmare, difficile da gestire. Non è un giocattolo, non è un prodotto entry level, è un prodotto pensato per chi con la musica ci lavora, per i professionisti. Dunque un
minimo di attitudine con queste tecnologie e naturalmente una bella letta al manuale che troviamo online, è necessario farla. Io vi mostrerò le funzioni principali. Cercherò di fare questo in due parti, parte 1 e parte 2, diciamo così, dove nella prima parte vi mostrerò come gestire il pedale, come creare il nostro suono totalmente on board. L'altra parte invece la farò con l'editor da PC, perché questo pedale può essere connesso al nostro computer tramite cavo USB o anche tramite Bluetooth, e per di più lo possiamo collegare anche ad un tablet, ad uno smartphone e gestirlo con la propria applicazione senza cavi, va tutto via Bluetooth. Detto questo, veniamo a noi subito, una prima overview, una prima panoramica. Il pedale presenta 3 pulsanti che ci permettono di avanzare o retrocedere con i preset e di accendere e spegnere effetti. Questo dipende in che modalità di utilizzo ci troviamo. Abbiamo 3 knob, sono 3 encoder che ci permettono di regolare i vari parametri, e 2 grandi knob, una a sinistra e una a destra dello schermo, che ci permettono di muoverci tra i menu e di selezionare la modalità d'uso. A completare il tutto abbiamo questi 7 pulsanti trasparenti che si illuminano quando vengono attivati, che ci permettono di visualizzare determinate funzioni o di attivare e spegnere determinati parametri. Come connessioni abbiamo di tutto e di più. Pensate che abbiamo 4 ingressi e 4 uscite, tutte quante bilanciate. Abbiamo poi 2 ingressi per collegarci ad esempio dei pedali di espressione o per collegarci dei foot switch esterni, se vogliamo ad esempio aumentare il numero di pulsanti disponibili. C'è una porta USB che serve per collegarlo al computer in modo da controllarlo tramite editor da PC. Sul lato sinistro abbiamo MIDI in e MIDI out per collegarlo ai canonici controller MIDI, e c'è, ma non si vede naturalmente, la connessione Bluetooth. Come vi ho detto un attimo fa, tramite Bluetooth possiamo connetterci allo smartphone, al tablet o anche al computer in modo da gestirlo senza fili. Veniamo all'utilizzo basilare. Appena acceso ci troviamo in questa situazione qui, dove abbiamo il primo programma, che in questo caso me lo sono creato io, che si chiama RR Light Wide Rev. Una cosa importante prima di cominciare a creare il nostro suono è conoscere la terminologia e la struttura di Eventide. Ci troviamo per esempio a fare i conti con quello che Eventide chiama algoritmo. Noi chitarristi spesso lo chiamiamo effetto. Per Eventide algoritmo non è altro che, ad esempio, un analog delay, un digital delay, un, che ne so, analog chorus, stereo chorus, shimmer reverb, dual reverb. Ecco, tutto questi che noi chitarristi li chiamiamo semplicemente con il termine effetto, Eventide li chiama algoritmi, e sono proprio dei veri e propri algoritmi sulla quale il processore si basa per elaborare il nostro segnale. Quindi un analog delay è un tipo di algoritmo che mi simula il delay analogico, un digital delay è un altro algoritmo diverso, come per esempio un altro algoritmo può essere un tape delay. Chiaro? Quindi questi sono gli algoritmi. Bene, gli algoritmi sono naturalmente, per così dire, catalogati in tipologie, in tipi, perché ovviamente abbiamo i delay, abbiamo le modulazioni, abbiamo i riverberi e via dicendo. Queste sono semplicemente delle categorie, dei tipi di algoritmi, chiaro? E servono a noi semplicemente per poter muoverci e poter riconoscere i vari algoritmi in maniera più semplice. Ovviamente ogni algoritmo ha anche i propri parametri.
Prendiamo per esempio un algoritmo, potrebbe essere analog chorus, ebbene troveremo sicuramente rate o dicasi anche speed, che è la velocità di oscillazione, troveremo depth, che è la profondità dell'oscillazione, probabilmente tone, quindi il tono se lo vogliamo più chiaro o più scuro, e mix se lo vogliamo più o meno presente nel segnale. Questi sono parametri, questi parametri compongono l'algoritmo. Questi parametri possono anche essere molto diversi da altri algoritmi, perché se prendo un stereo chorus, se prendo un digital delay, sicuramente i parametri che noi possiamo andare a modificare cambiano in base all'algoritmo scelto. Però è importante capire che ogni algoritmo ha i propri parametri. Perché dico questo? Perché in base a come regoliamo noi i parametri secondo il nostro gusto, secondo le nostre necessità, ecco, noi possiamo salvare un preset. Il preset, attenzione bene, non è altro che memorizzare con un nome le impostazioni di quei parametri di quel determinato algoritmo. Tipo, per esempio, potrei avere un chorus molto veloce con una profondità molto bassa, o magari al contrario potrei avere lo stesso identico algoritmo, quindi lo stesso identico modello di chorus, ma con un'oscillazione molto lenta, ma però con una profondità molto ampia. Ecco, questi sono preset. Quindi i preset sono delle preimpostazioni di parametri, possiamo realizzare i nostri preset da poter richiamare, possiamo utilizzare quelli che già ci sono, li possiamo modificare, li possiamo cancellare, eliminare, possiamo fare quello che vogliamo. Quindi i preset compongono praticamente l'algoritmo. Chiaro? Quindi quando parliamo di preset stiamo parlando di preimpostazioni di quel determinato algoritmo, che potrebbe essere il chorus, che potrebbe essere il delay, che potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Bene, e fin qua ci siamo. Ogni algoritmo è contenuto all'interno ad un tipo, quindi abbiamo le modulazioni, i riverberi e quant'altro, e arriviamo al programma. Che cos'è il programma? Il programma è quello che vediamo qui. In questo caso, poi ve lo spiegherò meglio, questo programma 01 RR Light Wide Rev, questo è un programma che è composto da questi due algoritmi, SP 2016 Reverb e Micro Pitch. Infatti, come vi spiegavo all'inizio, Eventide H90 può simultaneamente far funzionare, ok, due algoritmi. Diversamente dall'H9, che ne posso fare solo uno per volta, nell'H90 ne posso fare due, quindi posso avere un algoritmo, ad esempio un chorus, insieme ad un riverbero. Poi naturalmente potrò tramite il routing gestire tutto questo, se lo voglio in parallelo, se lo voglio in serie, se voglio prima uno dopo l'altro, quelle sono tutte altre cose che vedremo più avanti. Ma la cosa importante è che io posso avere due algoritmi anche completamente differenti che funzionano contemporaneamente. Ecco, il programma è quello che contiene questi due algoritmi. Chiaro? Chiedo scusa per questo pippone, mi pare di essere a scuola, però purtroppo è importante capire questo, perché se non abbiamo ben chiara la struttura e ben chiara la terminologia, facciamo una confusione bestiale. Dunque, capito questo, comincia già ad essere più chiaro, visto che qui abbiamo programmi, preset e parametri, quindi sapremo già che quando andremo a premere uno di quei pulsanti lì potremo andare a selezionare i programmi, i preset contenuti e i parametri dei preset. Ma veniamo un attimo all'utilizzo tramite questi foot switch. Abbiamo due possibilità di utilizzo, anzi, dir la verità, ne abbiamo anche tre. Ma veniamo un attimo alla prima. La prima modalità è l'utilizzo, chiamiamola così, per programma. In questo caso è attivo il programma 01 che si chiama RR Light Wide Reverb ed è questo qua.
Con questi due pulsanti posso avanzare oppure retrocedere di un programma. Ad esempio, se voglio andare nel programma 03 devo premere 2 volte questo ed eccomi qui. Naturalmente il programma che stavo utilizzando prima è ancora attivo. Per attivare il programma 03 lo devo confermare premendo questo pulsante qui. L'altra modalità si chiama Bank, ovvero se premo e tengo premuto questo pulsantone in alto a sinistra, ora avrò i 3 preset subito pronti qui, che verranno attivati immediatamente alla pressione. Mentre ruotando sempre il solito pomellone passo di banco in banco. Questo mi torna molto utile se per esempio ho la necessità di utilizzare 3 preset in maniera immediata senza dare conferma ogni volta e magari si trovano tutti e 3 sullo stesso banco. Per tornare nell'utilizzo per programma premo e tengo premuto di nuovo ed ecco che sono tornato nella modalità precedente. Un altro utilizzo molto importante riguarda invece la modalità Perform, ovvero che è quella che ci permette di accendere e spegnere algoritmi singoli, ma non solo, possiamo fare anche molto di più. Per fare questo premiamo sull'altro encoder, quindi Perform, ora le luci sono cambiate, sono di colore bianco e qui possiamo per esempio attivare o disattivare i singoli algoritmi che compongono questo programma. Ad esempio in questo caso ho bypassato il delay e sento solamente il riverbero. Spengo anche il riverbero, accendo solo il delay. Mentre con questo scelgo la velocità del tempo, quindi è un tap tempo. Si noti che queste impostazioni non sono impostazioni fisse, l'ho programmato io così perché questo è un mio programma e ho deciso io che cosa devono fare i 3 pulsanti ed è proprio questa la cosa importante. Possiamo programmare noi come meglio crediamo qualsiasi aspetto di Eventide H90, ma la programmazione dei Fuzwitch ve la spiego più tardi. Questo è solo per farvi vedere le varie modalità d'uso. Piccola interruzione, io vi invito a sostenere la mia attività abbonandovi al mio canale. Lo potete fare scegliendo uno dei vari livelli di abbonamento. In base al livello scelto avrete a disposizione vari vantaggi come ad esempio contenuti esclusivi e l'accesso all'area di condivisione riservata. Per informazioni scrivete a abbonamenti@robyrox.it. Grazie. Vediamo dunque ora come creare un programma partendo da un programma vuoto, quindi andremo ad inserire noi tutto quanto. Semplicemente cerchiamo un programma vuoto ruotando l'encoder di sinistra e confermiamo la scelta. In questo caso siamo sul programma 06 init program, ovvero programma iniziale. Come potete vedere sotto nello schermo troviamo through e through, che sta a significare è un bypass through, vuol dire che non c'è niente. Questi 2 slot che possono contenere qualsiasi effetto noi vogliamo, in questo caso sono vuoti, non c'è assolutamente nulla. Quindi per cominciare ad inserire i nostri algoritmi dobbiamo premere preset. Ok, qui cominciamo a ragionare, qui cominciamo ad inserire quello che ci interessa. Abbiamo un algoritmo che possiamo posizionare sullo slot A e un algoritmo che possiamo posizionare sullo slot B. Cominciamo con lo slot A, dove ad esempio voglio inserirmi un delay. In questo caso io mi scelgo
ruotando questo encoder, la tipologia di effetto. Io gli dico che voglio una tipologia, abbiamo harmonizer, modulazioni, riverberi, mi metto su delay e poi scelgo il tipo di algoritmo, quindi band delay, bucket delay, digital delay, ducket delay, filter delay, ne abbiamo un'infinità. Mi metto un tape echo, che sarebbe la simulazione di un delay a nastro. Una volta che ho scelto dunque la categoria e il tipo di algoritmo, ruoto questo encoder qui e in questo caso lui mi sta dando tutti i preset di fabbrica, in questo caso perché gli ho detto di cercare su tutti quanti i preset, quindi in questo caso lui mi restituisce sia quelli di fabbrica sia i miei personali che sono realizzati con questo algoritmo. Quindi non vedrò i preset del digital delay, non vedrò i preset del dual delay, vedrò solamente i preset realizzati con tape echo. Adesso io mi metto un comunissimo, dovrebbe esserci tape echo, proviamo a sentire effettivamente. Perfetto, abbiamo scelto dunque il nostro algoritmo, andiamo ora a modificare i parametri, quindi premiamo su parametri. Bene, qui abbiamo vari parametri, ce ne sono tantissimi e ripeto, variano e cambiano in base all'algoritmo scelto. In questo caso abbiamo wet mix, mi permette di regolare la quantità di delay che voglio sentire rispetto al segnale dry. Abbiamo anche delay mix A o B perché abbiamo due delay, uno di destra e uno di sinistra, e qui possiamo andare a definire praticamente il rapporto, se vogliamo sentire più uno più l'altro. Per esempio delay A, questo qua sarebbe il tempo del delay A ad 1/4, vado avanti ruotando la manopola di sinistra, passo sulla pagina successiva e ho il ritardo del delay B, anche questo ad 1/4. Quindi se lo metto ad esempio ad 1/8 puntato, ho appunto due delay, uno ad 1/4 e uno ad 1/8 puntato. In questo caso ho anche feedback A e feedback B che mi permettono di regolare le lunghezze delle ripetizioni, quindi quanto devono durare. Vado avanti ancora, abbiamo la saturazione, quindi se vogliamo che vada un leggero overdrive, wow e flutter che sarebbero delle modulazioni del nastro. Posso applicare un po' di filtro, quindi per rendere il suono un po' più scuro, questo sarebbe un high cut sostanzialmente. Possibilità di regolare l'input gain e l'output gain, in questo caso li lascio a 0, quindi a guadagno unitario. Se voglio o meno le tails, quindi se voglio il famoso spillover, vale a dire quando spengo il delay, le ripetizioni che ci sono devono continuare o vengono tagliate immediatamente. Io gli metto on, quindi voglio che continuino, e poi scelgo se voglio o meno il kill dry. Bene, questo come potete vedere sono i parametri di tape echo posizionato sul blocco A. Benissimo, torniamo un attimo su preset. Ora potete vedere effettivamente che abbiamo tape echo su A, mentre su B è ancora spento. Spegniamo un attimo questo tape echo, quindi premo di nuovo il pulsante A, quindi io posso sempre accendere o spegnere l'algoritmo selezionato, quindi su A. Andiamo su B, quindi selezioniamo B, in questo caso troviamo ancora through e qui per esempio decido di mettermi un riverbero. Allora mi scelgo come tipologia, mi metto un vediamo dove è andato, riverbero, eccolo qua. Tipo di algoritmo, ci sono tantissimi riverberi, uno più bello dell'altro. Uno tra i più apprezzati naturalmente il famosissimo black hole. Bene, quindi vorrà dire che su B andrò ad inserire un algoritmo black hole.
Selezioniamo dunque il preset che vogliamo scegliere, quindi per esempio ne abbiamo tantissimi che fanno riferimento a black hole. Io mi metto quello di base, quello suo, e di nuovo premiamo Parameters. Ora troveremo come prima qui sotto lo schermo, nella parte bassa dello schermo, tutti i parametri che riguardano questo tipo di riverbero, questo algoritmo. Vado naturalmente a modificarlo a piacere, abbasso un po' il mix, abbasso un po' la gravity, sentiamo. Abbassiamo un po' size, passiamo alla pagina successiva, aumento un po' il feedback, mi metto un po' di pre-delay. Adesso vedete che è impostato in frazioni di tempo, questa è una cosa molto importante. Posso disattivare il sync semplicemente, vedete che qui c'è scritto tempo, semplicemente premendo una volta questi due insieme. È sparito quel simboletto che c'era qua in alto ed ora posso regolarmi il pre-delay in millisecondi. La stessa cosa vale per i delay. Se premo questi qua insieme compare il simbolo del metronomo e regolo in base a frazioni di tempo. Se invece lo tiro via, vado a regolarmi il parametro semplicemente in millisecondi. Mi metto un po' di depth, quindi vabbè, facciamo un po' di modulazione in modo che sia un po' modulato. Il rate della modulazione un po' più lenta, sentiamo un attimo. Tiriamo indietro un attimino le basse e aumentiamo un po' le alte, così da renderlo un po' più brillante. Risonanza, aumentiamo un po' di risonanza in modo da dare un po' di enfasi sulle medie, e anche in questo caso attivo le tails, perché quando disattivo il riverbero voglio che la coda di riverbero si esaurisca in maniera graduale, in maniera naturale. Torno su preset ed ecco che infatti ho black hole da una parte, tape echo dall'altra. Una figata pazzesca. Ok, diciamo che Eventide con modulazioni, riverberi, diciamo che Eventide suona bene con tutto, quindi in questo caso è un classico dei classici delay e riverbero. Ok, il programma che ho creato mi piace, lo voglio salvare, dunque vado qui su programmi, vedete è ancora senza un nome e in alto c'è questo asterisco vicino alla scritta init program che mi sta ad indicare che lo devo ancora salvare. Ci sono delle modifiche che non sono state salvate, quindi premo e tengo premuto program e qui mi basta semplicemente scegliere innanzitutto il slot sul quale lo voglio salvare. Quindi io posso salvare questo programma anche in uno slot, in una locazione diversa dalla quale ho lavorato e dargli un nome. Nel mio caso mi sta bene salvarlo nello slot 06, proseguo premendo l'encoder di sinistra, dunque con il primo cursore vado a scegliere la lettera da modificare.
Con il cursore centrale scelgo appunto la lettera, mentre con l'ultimo cursore posso eliminare quello che c'è scritto. Bene, in questo caso l'ho chiamato Robbie Rocks Test 1 e premo di nuovo questo encoder per salvare il programma. Ecco che il mio programma, composto da questi due algoritmi con i loro parametri già tutti regolati, è stato realizzato. In questo modo vado a crearmi tutti i vari programmi che io desidero. La cosa interessante è nella modalità Perform che posso andare a gestire e a programmare i singoli foot switch e anche le knob per decidere io che cosa devono controllare. Vediamo come. Dunque è molto semplice, ci basta premere Perform e qui troveremo su questi riquadri bianchi al centro dello schermo le funzioni dei vari foot switch. Quindi in questo caso per esempio sono impostati per attivare o bypassare il algoritmo nel blocco A, quindi in questo caso il delay. Questo invece mi andrà ad accendere e spegnere il riverbero. Il primo pulsante di default attiva e disattiva il programma intero. Questo significa che vado a spegnere tutto il programma, praticamente è come se bypassassi tutto quanto Eventide H90. Queste funzioni naturalmente le posso modificare, ad esempio questo qua io preferisco che mi vada a funzionare come un tap tempo, quindi che cosa faccio? Premo il pulsantino luminoso fin tanto che non compare la scritta tap tempo. Eccolo qui, tap 87 bpm. Vediamo. Mettiamolo più veloce. 1, 2, 3, 4. Ecco, personalmente preferisco un utilizzo del genere, accendo e spengo i due algoritmi mentre qui gestisco il tap tempo. Ecco, naturalmente li possiamo gestire, li possiamo modificare come meglio crediamo, tutti e tre alla stessa maniera. Una cosa interessante è che possiamo associare queste tre knob qui per andare a regolare tre dei parametri principali che ci interessano dei vari effetti. Lo sappiamo, lo abbiamo visto prima, per modificare i parametri dovrei andare su Parameters, scegliere A o B e andare naturalmente a modificarli muovendomi all'interno delle pagine. Sicuramente in un contesto live questo è scomodo perché ovviamente mi porta via un casino di tempo, mentre se mi trovo in modalità Perform posso scegliere tre parametri che per esempio utilizzo più spesso e assegnarli a queste tre knob qui. In questo caso vediamo che è già assegnato sulla prima knob l'input gain A, ovvero il volume in ingresso del blocco A. Su questa manopola l'output gain sempre del blocco A, quindi del delay, mentre sull'ultima manopola l'attivazione o meno delle code di riverbero. Per esempio io potrei voler decidere di regolarmi ad esempio la lunghezza del riverbero, quindi quanto deve durare il riverbero, il mix del riverbero, quanto si deve sentire, e anche il mix del delay. Sono quelli di solito i tre parametri che io utilizzo maggiormente. Dunque per impostare i vari parametri che voglio controllare mi basta premere e tenere premuto una qualsiasi di queste tre knob e vado per ognuna a scegliere che cosa voglio esse mi controllino. Ad esempio la prima voglio che mi controlli il mix del delay, quindi vado in cerca del blocco A, eccolo lì, e scelgo wet mix. La seconda voglio che mi regoli invece il mix del riverbero, ovvero del blocco B, quindi scendo finché trovo il blocco B, eccolo lì, e vado in cerca del mix. L'ultima voglio invece mi regoli praticamente la lunghezza del riverbero, quindi sempre il blocco B, e vado per esempio a scegliermi il feedback. Eccolo lì, quindi mix del delay, mix del riverbero, feedback del riverbero. Premo di nuovo Perform per uscire e ora le vediamo lì. Vediamo un po', per esempio diminuiamo il delay, diminuiamo anche il riverbero, sicuramente li sentiremo molto meno.
Aumentiamo il mix del delay e abbassiamo il feedback, dunque sarà più corto. In questo caso feedback probabilmente non è il parametro più corretto, perché nel black hole sarebbe stato più corretto utilizzare size, ovvero la dimensione. Riproviamo, abbasso dunque size. Aumento size. Riduco il mix del riverbero, riduco size, aumento molto il mix del delay. Come potete vedere è molto semplice, in questo modo posso associare alle knob i parametri che più mi servono, posso associare ai foot switch le funzioni che mi interessano. Naturalmente è giusto sottolineare che ci sono molte più cose che possiamo fare. Posso assegnare ai foot switch anche funzioni secondarie, e anche alle knob posso assegnare altre funzioni ulteriori, però naturalmente per una questione di tempi vi invito a leggere il manuale, perché sennò starei qua veramente ore. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Naturalmente se avete dubbi o domande scrivete qui sui commenti, se avete richieste magari di un video specifico su una funzione o un effetto specifico potete ovviamente sempre scrivere nei commenti, io cercherò di accontentarvi. Vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!